Eccoci qua per le mie ragazze e miei ragazzi del segno del Sagittario, ascendente Sagittario, Luna o Venere in Sagittario. Andiamo a vedere come sarà questo mese di novembre 2024, vediamo cosa ti propone la tua anima a livello di realtà fenomenica, cioè quello che si manifesterà nel piano della realtà 3D, per poter adempiere i tuoi massimi doni, talenti e potenziali e incarnare sempre più la missione della tua anima. Ragion per cui vi invito sempre a studiare i contenuti delle mie playlist e l'arte sciamanica soprattutto, per andare a implementare il lavoro di creazione consapevole della vostra realtà. Allora, con il cielo di novembre che ho segnato tutto qui, vediamo come questo cielo, come adempiere ai postulati che il cielo ci propone per andare incontro alla nostra manifestazione, all'adempimento della nostra realtà di successo. Allora, abbiamo quello che mi salta all'occhio, la Venere in Sagittario nel tuo segno fino all'11 novembre e poi passerà in Capricorno. Quindi fino all'11 novembre abbiamo questa, sei nelle relazioni, nella creatività, la voglia di esplorare nuovi orizzonti, nuovi confini, c'è proprio il piacere di essere chi sei fino all'11, va bene? Il piacere di essere chi sei con tutta la tua meravigliosa voglia di esplorare, di essere al di là dei confini conosciuti, no? E quindi cosa c'è dopo i tuoi sensi? E allo stesso tempo quello che c'è dopo appagherà i tuoi sensi. Quindi fino all'11 proprio gli incontri anche sono ben aspettati, gli incontri relazionali, chi in questo momento dalla Venere in Sagittario poi passiamo alla Venere in Capricorno che la avremo fino per tutto il mese di novembre, potresti incontrare delle persone con le quali avere un'idea di progettualità. Quindi poi abbiamo questo Marte in Leone dal 5 in poi che favorirà anche per tutti i segni zodiacali la determinazione ad essere chi sei. Io valgo, dice il Marte in Leone, io valgo e quindi fa un bellissimo aspetto con il tuo segno e quindi il coraggio, l'azione di determinare quello che vuoi realizzare. E poi abbiamo il Mercurio in Sagittario dal 3 novembre, quindi sei completamente avvolta o avvolto da un'aurea di prosperità, direi, e perché tu avrai anche una mentalità aperta, curiosa, di esplorare, ma non solo di conoscere anche attraverso la relazione con l'altro confini sconosciuti, cioè attraverso la relazione con l'altro almeno fino all'11 novembre, perché ce l'hai Venere in Sagittario fino all'11 novembre, nella relazione con l'altro ci sarà un ottimo dialogo a voler esplorare nuovi confini anche dell'amore, a sentirti appagata al di là di quello che la mente razionale ci fa credere che è l'amore. E quindi ci sarà anche la voglia di risolvere delle questioni con una mente creativa, al di là della mente razionale. Tutto questo andiamo a vedere adesso nella fattispecie con i tarocchi come ti influenzerà. Allora, poi abbiamo questa luna piena in Toro, abbiamo tutto, quindi rispetto al cielo di novembre 2024, vediamo qual è l'archetipo per te, cioè il fulcro principale del tuo mese, del mese per te. Vediamo qual è l'archetipo principale per le mie ragazze e i miei ragazzi del Sagittario. Cioè quello attorno a cui l'elemento chiave, il postulato chiave all'interno del quale si graviterà la tua evoluzione personale in questo mese. Qual è l'archetipo attorno al quale graviterà la tua evoluzione personale in questo mese? Sagittario. Vediamo. Il vampiro. Addirittura dobbiamo liberarci un po' di vampiri energetici qua. Sì, sì, sì. Allora, ti farai cosciente della presenza di qualcuno o qualcosa che sta drenando la tua forza vitale. Sì, ci sono persone qua che ti vogliono un po' risucchiare l'energia. Sì,
che ti possono anche dare codipendenza cronica o allora vampiri energetici, quindi questo è il fulcro della tua evoluzione in questo mese, ma con tutti questi pianeti a favore io ti dico che tu te la giochi alla grande. Quindi ci possono essere situazioni o persone che ti depauperano energia, o situazioni o persone. Sono tutti strumenti karmici, quindi c'è un karma relativo a questo. Quindi tu vuoi emergere. Abbiamo questo Marte in Leone che dal 5 in poi ti darà la voglia di emergere e di dettare la tua legge rispetto a questo sì, questo no. Ci sono delle persone che ti renderai conto effettivamente, grazie a questa spinta di Marte in questo mese, come alcune situazioni, alcune persone hanno creato con te una dipendenza o una codipendenza, facendo leva anche sulle tue ferite. Questo è il tema principale di questo mese, da dove tu inizierai a mettere dei sani confini. Sì, perché è come se perdessi un po' di forza vitale e ti rendessi conto che dici basta alcune situazioni, va bene? E questo ti permetterà, grazie anche a Mercurio che è in Sagittario, di vedere oltre. Questo Mercurio in Sagittario, tu vedrai oltre alle situazioni che ti tengono soggiogata o soggiogato. Vedrai oltre con una mente creativa, andrai al di là. Cioè, cosa vuol dire andare al di là? Vedrai la verità delle cose. Ok, adesso vediamo cosa ci dicono gli oracoli. Vediamo un po'. Ricordiamoci una cosa, che tutto ciò a cui noi vibriamo all'interno, se abbiamo scarsa forza vitale, come dice qui, puoi avere situazioni di scarsa forza vitale perché ti sei data tanto, ti sei dato tanto, allora siamo più soggetti a attirare a noi energie più basse. Quando vibriamo alto, non siamo soggetti ad attirare niente. Siamo tutto uno, mi spiego, non ci sono colpe, ma ci sono da prendersi la responsabilità di aver proiettato situazioni o persone che ci hanno drenato l'energia. Mi spiego? E questo lo spiego tutto nei miei podcast sull'arte sciamanica. Va bene? Andiamo ancora a vedere, quindi, cosa ci raccontano gli oracoli in merito a questo mese per te, Sagittario, novembre 2024. Le fate nei boschi, flessibilità. Allora, ti vedo renderti flessibile rispetto alle situazioni. Le fate mi parlano della capacità di guardare oltre a quello che si vede, no? Oltre ai limiti delle percezioni sensoriali, i cinque sensi. Ti vedo flessibile, flessibile di andare incontro a delle situazioni. Per esempio, ti faccio un esempio: ci sono delle persone o situazioni all'interno delle quali tu ti trovi e devi trovare una soluzione. Magari non ti puoi scollegare subito da queste persone, da queste situazioni. Ti renderai flessibile con una mente creativa perché hai Mercurio in Sagittario. Che cos'è questa mente creativa? Capire che tutte le persone, le circostanze le proietti tu. Quindi ti riassumi la responsabilità di queste persone o situazioni che hai proiettato e, come vi spiego bene nel video, nel podcast, ora non mi sto ricordando quale podcast è. Sì, gli inarrivabili e gli inaccettabili. Lo trovate nella playlist L'arte sciamanica. Credo che sia quello. Ti dico il succo. Tutto ciò che vedi negativo fuori da te, una persona inaccettabile, una situazione inaccettabile, l'hai proiettata tu. Quella persona, quella situazione fa parte di te. Allora dire, io mi riassumo la responsabilità totale delle mie proiezioni. Dire a quella persona, per esempio, dirci il nome di quella persona, io ti includo come in me dimorante. Io ti includo come in me dimorante. Io mi riassumo la responsabilità della mia proiezione.
Questa è la flessibilità, cioè questo è l'approccio creativo di Mercurio in Sagittario nel tuo segno rispetto alla situazione. Ok, cos'altro? L'amato, accettazione totale. Allora, questa carta mi parla sia del fatto che tu abbracci completamente una causa, abbraccerai completamente una causa dando tutta te stesso, tutto te stesso, credo che abbia a che fare con la tua vera natura, imponendo dei giusti limiti laddove tu reputi necessario, sia a livello amoroso. C'è qualcosa che ha a che fare con l'amore di importante qua. Scusami. Sì. Questa carta ti dice brucia con la fiamma cristica tutti gli attaccamenti, le paure e le resistenze che ti separano dall'amore. Sì, questo è il mese in cui tu brucerai le paure, gli attaccamenti e le resistenze che ti separano dall'amore. Queste paure e queste resistenze con queste carte hanno a che fare anche dallo sganciarti da situazioni che magari possono essere difficili da sganciarsi, però facendo la pratica dell'inclusione tu ce la fai, perché hai anche questo Marte a favore che ti dà la carica in questo, e anche darti completamente a un ideale, una missione, un progetto, darti completamente. Perché è la tua anima l'amato fondamentalmente, che ti anima appunto affinché tu non ti faccia più depauperare l'energia dalla tua mente razionale, che è anche il tuo karma, che proietta delle situazioni deficitarie. Ok? Vediamo cos'altro. L'albero del pianto, riconciliazioni. Qua io vedo delle riconciliazioni con delle persone. Ci sono riconciliazioni con delle persone, anche magari tu detterai delle tue regole, delle tue, no? Dei tuoi confini, dei tuoi limiti, e ci saranno delle persone che ti chiederanno anche perdono. Vedo riconciliazioni in questo mese, ma soprattutto riconciliazioni dentro di te. Mm? Sì, ci saranno persone che ti verranno incontro sia a livello relazionale che a livello, sì, relazionale. Vedo riconciliazioni. Andiamo a vedere i tarocchi cosa ci raccontano, così definiamo tutti i dettagli. Vediamo un po'. Sì, riconciliazione con te stesso, anche con te stessa, perché quando tu sei stressata, stressato o non stai povero di energie come questa carta qui, no? Allora magari ti puoi approcciare anche in modo irruento o come non vorresti alle persone. Allora che cosa succede? Quando tu diventi responsabile delle proiezioni che hai fatto, anche rispetto delle persone che ti hanno tolto energia, che non sono mai le persone, ma le hai proiettate tu, allora recuperi forza e quindi anche un certo discernimento, c'è anche una mente più lucida, ok? Ok, andiamo a vedere cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Allora, novembre 2024, Sagittario. Cosa accadrà in questo mese? Da cosa è contraddistinta la tua evoluzione in questo mese? Carta di partenza. Dal paggio di denari. Vedo proposte lavorative o comunicazioni, proposte che hanno a che fare con una progettualità nel piano lavorativo. Vedo animato, ti vedo animato del tuo lavoro, o comunque vedo nuove proposte che ti possono arrivare in concreto di qualcosa. Mm? Vediamo cos'altro. Novizio, assolutamente sì, c'è la regina di denari. Vedo che ci sono questioni lavorative che vanno molto bene in questo mese. Ho nuove proposte di lavoro che ti permettono di stare serena o sereno, tranquilla, serena sul piano lavorativo, assolutamente sì. Cos'altro?
L'appeso, chiunque faccia un lavoro di servizio al prossimo e servizio agli altri, vedo che darete un grandissimo contributo alla pacificazione dello spirito di quelle persone che si rivolgono a voi. Ora, alcune situazioni lavorative possono subire un rilento, alcune situazioni. Vediamo cos'altro. E poi abbiamo il re di coppe. Guarda, alcune situazioni che a livello lavorativo possono avere un rilento saranno premiate dall'intuizione che ti guiderà su come far procedere alcune situazioni lavorative. Vedo anche una persona di grande spessore morale che ti dà suggerimenti su come fare andare avanti qualcosa che può essere bloccato. Questa persona è un uomo, va bene? Nel piano lavorativo su come portare avanti un qualcosa, vedo una persona sul piano lavorativo che ti dà suggerimenti su come sbloccare qualcosa e puoi essere anche tu che con la tua intuizione si sbloccano delle situazioni o cambi prospettiva rispetto a una situazione per farla avanzare. Sì. Infatti abbiamo 9 di spade, credo che riguardi questa situazione di un po' di fermo, di blocco a livello lavorativo che può esserci a metà mese circa. E ricordati che la tua intuizione ti guiderà con questo re di coppe qui, o può essere anche un uomo che ti aiuta a darti delle dritte in una situazione lavorativa. Tu hai Mercurio in Sagittario, di conseguenza, avendo Mercurio in Sagittario, è proprio la mente creativa, intuizioni su come far procedere delle cose che se lo pensassi a livello razionale non ne caveresti, cioè un ragno dal buco, si dice così, penso, no? Non ne usciresti. Le tue intuizioni, la tua intuizione ti guida qua. Ok, cos'altro ci raccontate di questo mese? Re di bastoni, qua ci sei tu, che tu sia uomo o donna non importa. Sì, ti vedo animato sul lavoro, assolutamente, sei denari, vedo che il lavoro va bene. Vedo che il lavoro va bene, vedo che ci sono incontri, vedo che ci si viene incontro, ci sono anche delle entrate giuste per te. Cos'altro? Paggio di bastoni, vedo molto fuoco, molto animo e sostanzialmente tutto il mese si avrà una svolta da una tua intuizione che ti arriverà sul profilo lavorativo. Sì. Cos'altro? 4 i denari, va tutto bene, stai bene a livello lavorativo. Io vedo qua che c'è stabilità, vedi il mago mi parla di lavoro, anche nuove opportunità. C'è un'opportunità qua di lavoro che grazie alla tua intuizione ti farà stare tranquilla, stabile o tranquillo e stabile. Una situazione che può avere un certo ritardo, rilento, può andare a rilento circa a metà del mese, si sblocca con una tua intuizione oppure con un'intuizione che ti fa arrivare una persona, in particolare un uomo. E abbiamo poi da questa cosa emerge una vitalità tua che fa andare le cose tutto come deve andare, in equilibrio, e avrai o farai una nuova proposta per andare incontro a una maggiore stabilità. Questo mi dicono. Sì. Vediamo un po'. Di cosa mi parla l'appeso? Dell'otto di coppe. Penserai di fare un cambio. Penserai di fare un cambio emozionale all'interno del contesto lavorativo, di andare da un'altra parte, di aprire qualcosa, di fare qualcosa di tuo. Penserai questa cosa. La tua intuizione ti guiderà su questo. O penserai di seguire una tua idea, un tuo progetto, o ci sarà una persona che ti dirà segui la tua intuizione nel fare questa cosa. E questo ti premierà. Ok. Per quanto riguarda l'amore qua, per quanto riguarda l'amore, sostanzialmente mi stanno parlando che arriva un cambio con una persona o c'è una persona nuova che ti darà un cambio. Questa cosa dove tu però detterai le regole. Allora, c'è flessibilità anche qui in amore, nel senso non è che detterai le regole, vorrai venirti incontro con questa persona.
ma soprattutto io vedo che sul piano lavorativo batte la tua attenzione in questo mese, o in una certa tua stabilità anche emozionale. Vediamo nello specifico sull'amore cosa mi raccontano questi altri. Certo è che con la Venere in Sagittario fino all'11 io posso vedere delle proposte, dove tu però inizialmente non ti aprirai tanto, mi spiego? Però arriva una persona che ti può suscitare interesse, però all'inizio non ti apri tanto. Comunque vogliamo andare a vedere, specifichiamo con questo. E comunque abbraccerai una causa sul piano lavorativo, te l'ho detto anche qui, Sì. Vediamo, allora, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Sagittario in amore con questa Venere nel tuo segno e anche Mercurio. Avendo Venere e Mercurio in Sagittario dal 3 novembre e Venere in Sagittario fino all'11, anche a livello relazionale c'è buona comunicazione, però ti vedo un po' sulle tue. Comunque vediamo. Venere, scusami, Sagittario, amore, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi? Asso di denari, la luna, 7 di coppe, c'è un'opportunità, però ci sono un po' di dubbi rispetto a questa opportunità, o non sapete, o potete avere delle opzioni, 7 di coppe, non sapete cosa scegliere, avete un po' di paura a scegliere di questa opportunità, però delle opportunità ci sono, oppure c'è un'opportunità però che ti dà un po' di confusione, la luna o un po' di ansie, questa opportunità, ti può dare un po' di ansia questa opportunità e non sai cosa scegliere. Mi spiego? Vediamo un po' la persona che arriva nei tuoi confronti in questo mese, l'energia qual è? 7 di bastoni, 3 di coppe, il 2 di denari. Può essere una persona che ha delle opzioni, anche qui. Può essere una persona che ha delle opzioni, oppure può essere una persona che ha dei dubbi. Vedo una persona con dei dubbi, oppure può avere delle opzioni e anche questa persona non sa cosa scegliere. Vedo dubbi da entrambe le parti. Per l'imperatore può essere sì una persona che può avere più cose da fare o avere altre opzioni o ancora non prenderti seriamente. Vediamo un po'. Aspetta, allora, energia finale in amore per te, 5 di denari, re di spade, il carro. Allora, o tu, allora qua mi dicono che c'è una situazione dove una persona non ti dà il giusto valore, che poi alla fine questa cosa si risolverà, perché c'è il carro che mi parla di un avanzamento in amore, o è la stessa persona che ti chiede scusa, qua amo riconciliazioni, l'amore, la persona che si rende flessibile a te, oppure la stessa persona, ripeto, può essere la stessa persona che poteva avere dei dubbi, non prenderti seriamente, non sapere, so, non so, questo ha reso una situazione di insoddisfazione emozionale, però qua abbiamo il carro che mi parla di una persona che avanza, c'è l'amore che avanza per te alla fine, o avanza con una persona nuova, e te l'ho detto qua che può essere questa persona nuova, dove tu ancora puoi avere un po' di dubbi, però mi parlano di un avanzamento totale in questo mese in amore con il carro, cioè prende la decisione di avanzare, oppure può essere la stessa persona. Vediamo cosa, perché il carro, il 10 di bastoni, può esserci una distanza che fa appesantire un po' la questione, però qua si prende la decisione di alleggerirsi dei pesi e andare avanti in amore. Energia positiva per te in amore? La giustizia, infatti, la giustizia divina entra in merito a tuo favore, o dandoti una nuova opportunità dove c'è avanzamento e ci si alleggerisce da tutti i pesi, o la stessa opportunità con una persona, cioè o con una persona che già conosci o con una persona nuova. La giustizia a tuo favore mi dice proprio che si prende in mano la situazione, nonostante c'è un po' di remore da parte tua, o comunque sia qua c'è questo re di coppe. Mi spiego anche se è una donna, con la situazione con la quale era ferma questa persona, la situazione era ferma con questa persona, e diciamo che qua c'è un pieno avanzamento e anche la riconciliazione.
sì, per alcuni di voi, altrimenti una persona nuova. Vedi qua c'è il 7 di spade, c'è anche un chiarirsi, laddove c'erano situazioni non chiare che ti davano dei dubbi, c'è un chiarirsi di situazioni non chiare. Vediamo la carta negativa per te in amore, la regina di spade. Qua mi dice che puoi essere un po' arrabbiata, un po' sulla difensiva, non ti lasci andare facilmente perché hai le tue credenze, i tuoi ideali, il papa, e quindi c'è una situazione fredda con una persona laddove non c'è empatia, e questo può essere un po', no, non ti ha dato quello che meriti, non ti ha dato il tuo valore, e quindi qua però c'è un cambio, sì, ci si parla, si avanza, ci si alleggerisce dai pesi, sì. Perché la regina di spade al blocco? Il papa di nuovo. Qua ci sono questioni legate o a situazioni matrimoniali che potevano inficiare un po', o possono inficiare, o questioni legate a un'altra persona ufficiale. Fatto sta che, oppure sei tu che rispetto alle tue credenze, ai tuoi ideali, non ti lascia andare facilmente, però qua alla fine vieni convinta, c'è la giustizia a tuo favore, mi spiego, e c'è o una riconciliazione o una persona nuova. Sì. Ok, vediamo adesso rispetto all'amore. Qua abbiamo i segni del cancro, pesci, scorpione, ariete, leone, sagittario, toro, bilancia, cancro, pesci e i segni di terra. Sagittario come te, leone, ariete. Però al di là del segno è proprio questa energia, può essere ascendente, luna o venere, ok? Andiamo a vedere cosa ti dirà questa persona, lo facciamo con i miei oracoli lui lei. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Sono uno stupido, vedi? Qua c'è richiesta di scuse, le riconciliazioni, venirsi incontro, c'è una persona, se tu già la conosci questa persona, ti chiede scusa anche per non averti dato quello che meriti, rispetto alle tue credenze, ai tuoi valori, o aver fatto delle cose che vanno sistemate. Cos'altro? O non averti preso seriamente, avendo avuto dei dubbi o avendo avuto altre opzioni. Vedi dove ti riscontri di più. Cos'altro? Molto spesso per riuscire a scoprire che siamo innamorati, forse anche per diventarlo, bisogna che arrivi il giorno della separazione. Io qua questa separazione la vedo, questa freddezza qui. E quindi questa persona si riscopre anche innamorata nei tuoi confronti. Ok, un'altra? O è una persona nuova, Per capire mi sono distrutto. Qua ci sta parlando di una persona che per capire il darsi, per capire l'amore, ha distrutto le sue credenze, le sue certezze, e quindi vuole recuperare, da una freddezza che c'era vuole recuperare, oppure una persona del tutto nuova che arriva con una certa un certo dubbio perché magari non se l'è passata bene in amore, e quindi è una persona che ha certi dubbi, quindi inizialmente si fa un po' fatica a venirsi incontro, ma poi la relazione parte, io credo, da metà del mese in poi, ok? Quindi, detto questo, ragazzi miei ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!